questa giornata di tardo autunno raggiungeremo il borgo di Novello. Esso si trova nella zona denominata Langhe del Barolo, tra la Val Tanaro ed a metà strada con Cherasco e Dogliani. Il comune di Novello fa parte del paesaggio vitivinicolo di Langhe Roero e Monferrato, come patrimonio UNESCO. Sulla parte sud del paese, nella zona più elevata ed in posizione particolarmente panoramica sorge il castello. Fortemente rimaneggiato nel XIX secolo, venne eretto sulle rovine di un antico maniero medioevale, appartenuto ai marchesi del Carretto. Le cruente vicissitudini che caratterizzarono questa parte delle Langhe ne modificarono l'aspetto durante i secoli. Subì danni consistenti sia a causa dei lanzichenecchi che durante le guerre franco-spagnole nel XV secolo. Il paesaggio che si presenta agli occhi del visitatore spazia dalle torri merlate del castello alla distesa di vigneti circostanti. E la varietà dei colori del fogliame degli alberi e dei tralci delle viti ancora esposti ad un timido sole ispirano un senso di pace e di rilassatezza. Il volo delle mongolfiere poi contribuisce a dare un aspetto ancora più fiabesco a quel tripudio di colori. Sempre nei pressi del castello, decidiamo di imboccare una stradina che ci porta proprio in mezzo ai vigneti. I colori delle foglie spaziano dalle tonalità più accentuate di giallo a quelle del rosso più intenso, ma è difficile non trovare un qualche colore in mezzo a quella che sembra la tavolozza di un pittore. I vecchi casolari sembrano posti a guardia di quei luoghi incantati. Ma ci ricordano nel contempo l'antica fatica di uomini e donne che ci hanno lasciato le testimonianze del loro lavoro. Le mongolfiere intanto continuano a solcare il cielo sopra di noi godendosi lo spettacolo dalla loro posizione privilegiata. Risaliti nei pressi del castello, non ci rimane che goderci ancora qualche istante la vista dalla terrazza panoramica. Non viene proprio voglia di lasciare quel posto così bello, ma altre cose interessanti ci aspettano tra le vie del piccolo borgo di Novello. Imboccata la strada che dal castello porta verso il municipio, non ci si può non fermare ad ammirare gli scorci che dalle case sottostanti fanno correre lo sguardo fino alle montagne. Ed il Monviso fa capolino, guardingo anche in mezzo alla sottile foschia che sembra celare il suo sguardo.
le vie del borgo, il silenzio evoca ritmi e suggestioni di un mondo che non sembra appartenere al presente. E le tracce del passato medievale emergono ancora decise, sia per la presenza di alcune pitture, che per le strutture murarie delle case circostanti. Questo senso di solitudine ci regala la sensazione che quel piccolo paese sia in quel momento tutto nostro. Lungo il nostro percorso, scorgiamo la torre urbana che campeggia su una splendida piazzetta. La torre porta costituisce una delle testimonianze più significative delle fortificazioni urbane realizzate nel Medioevo. Presenta una struttura muraria in pietra con finiture laterizie, mentre la parte sommitale è stata modificata in età moderna, per l'utilizzo come cella campanaria. Nel corso del Settecento gli è stata affiancata la chiesa parrocchiale intitolata a San Michele Arcangelo. Chiesa in stile barocco che ospita al suo interno dipinti ed ornamenti di artisti piemontesi del 1700. Nella stessa piazzetta in cui è presente la chiesa di San Michele Arcangelo, è situata anche la chiesa della confraternita di San Giovanni che purtroppo non era visitabile. Approfittiamo della luce che ci viene ancora concessa in questo scampolo di autunno ed arrivati in Piazza Caduti, ci godiamo gli ultimi raggi di sole che illuminano le colline attorno a Novello. Speriamo che il video ti sia piaciuto, e se ti è piaciuto, iscriviti al canale.